Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Buon venerdì a tutti e buon venerdì alle vostre famiglie. Vedevo lì nella telecamera qualcosa dietro, mi sono spaventato. Magari era il fantasma di Gustav Isaksen, perché abbiamo questa notizia di mercato che era uscita l'altro giorno. Gli avevo dato sinceramente ben poco peso. In realtà, anche se oggi in questo video parleremo ovviamente della partita che giocheremo domani, parleremo di tante cose, è uscita anche questa notizia di mercato che secondo me merita di guardarci 5 minuti. Ma prima, ragazzi, parliamo di una cosa. Allora, come vi dico sempre, i numeri non mentono mai. E questa storia che vi sto per raccontare parla di numeri, ma i numeri come sempre vanno interpretati, ok? Questa mattina è uscito questo articolo su Charles che dice: Charles de Ketelaere top in Serie A in tantissime statistiche, ma probabilmente non se ne è accorto nessuno. Allora, premesso che, prima di leggervi questa cosa, voglio premettere una cosa. I numeri, vi stavo dicendo, non mentono mai, ma i numeri vanno anche interpretati, perché in questo articolo che vi sto per leggere si parla di numeri di Charles, ma bisogna anche capire dove uno i dribbling li fa, dove dà l'ultima palla, perché ragazzi, essere qua in questo momento, secondo me, il modo migliore in questo momento per cercare di capire il percorso di crescita di Charles sarebbe quello di non nominarlo più, cioè lasciarlo andare e fargli fare la sua carriera al Milan senza essere qua ogni giorno ad analizzare, ma ovviamente qua siamo su un canale sportivo, siamo su un canale di Milan, parliamo di un nostro giocatore del Milan. Sembra incredibile, leggendo tutte le critiche piovute sul ragazzo dopo la prestazione opaca di mercoledì, ma i computer della Serie A dicono che Charles de Ketelaere è il secondo giocatore in tutta l'intera Serie A per occasioni create ogni 90 minuti di utilizzo, cioè 2,69, che sono tantissime e lo mettono praticamente nel top anche in Europa. Meglio di lui fa solo Jerry Deulofeu e Rafa Leao è quarto dietro a Zielinski. Non solo, per dribbling Charles è terzo dietro a Banda e Djuricic, con Leao nel sesto posto. Siamo oltre le aspettative, quello che scrivono loro. Il dribbling gentile del principe di Bruges arriva puntuale. Ha un dato: De Ketelaere è nei primi 10 di A per palloni recuperati nell'ultimo terzo di campo, prova che in fase difensiva si fa sentire. Morale: in ogni partita, tranne un paio, ha lasciato 1/2 giocate da calciatore, ha rilasciato 1/2 giocate da calciatore speciale, ma nel suo calcio manca ancora quel piccolo dettaglio, e cioè il gol. Il rimpianto Charles per ora sembra vivere un momento un momento di serenità. Allora, analizziamo un attimo questa cosa. Che Charles in questo momento viva un momento di serenità, cari amici di questa testata giornalistica, non penso proprio. Mi auguro che lui sia sereno, perché è solo con la serenità che poi puoi crescere. Però quando mi parlate di 2,69 occasioni create ogni 90 minuti, Rafa Leao è quarto addirittura dietro a Zielinski, quando mi parlate di dribbling riusciti, ragazzi, io capisco e sono io il primo a dirlo che i numeri non mentono mai, ma i dribbling che fa Charles non sono paragonabili ai dribbling che mi fa Rafa Leao, perché Rafa Leao magari fa meno dribbling o magari gliene riescono di meno, ma quando Rafa fa il dribbling e gli riesce, mette il giocatore davanti alla porta. Quando invece li fa Charles, con tutto il rispetto per il principe, magari li fai a centrocampo dove hanno molta meno importanza. Quindi sì, importanti i palloni recuperati, sì, importanti i dribbling, sì, importante tutto, ma poi, come dice il mio vicino di casa, Lollo, poi però serve la ciccia, perché quando l'ho incontrato ieri mattina mi ha detto: Lollo, ma Charles, proprio con questo gesto, Lollo, ma un po' di ciccia? E ovviamente è quello che ci aspettiamo tutti. Quindi, vero, bello, ok, Charles primo in tutte le statistiche, top Serie A, va bene, contentissimo per lui, ma, raga, hashtag ciccia. Quindi molto bene, felice che Charles stia facendo bene, ma diamo un attimo insomma, diamogli il tempo di diventare anche concreto, magari anche con qualche gollettino. Allora, ragazzi, prima di andare avanti lo dico adesso, perché se poi lo dico alla fine non lo fatelo adesso. Ragazzi, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai ragazzi,
che settembre è stato un settembre con un po' pochi, virgolette, pochi iscritti rispetto ai 100 al giorno che eravamo abituati. Vi prego ragazzi, non vi costa assolutamente nulla. Siete in tantissimi che guardate questi video tutti i giorni, fatelo, non costa assolutamente nulla. Ok, poi vi devo leggere di Teo, ragazzi. Teo farà un provino oggi alle ore 15, quindi tra poche ore, tra pochi minuti, ma si va verso il rientro da titolare del francese contro la Juve. In alto a destra confermato Krunic, con Leao a sinistra, Charles dietro Oliviero Bombervero, Origi, Diaz e Rebic pronti a rientrare. Prima di andare avanti ragazzi, datemi 30 secondi per parlarvi dell'app di OneFootball, un'app di calcio utilizzata da più di 3 milioni di italiani per rimanere costantemente aggiornati su tutte le notizie che riguardano il calcio e il calciomercato. Su OneFootball ci sono notizie e aggiornamenti anche su tanti campionati esteri, oltre alle migliori 15 partite in diretta dai diversi, insomma, da questi campionati, tra cui quello portoghese, quello scozzese, belga, austriaco, sempre il tutto completamente gratis. Qua sotto in descrizione vi lascio il link diretto per scaricare l'app. Dai, fatelo. Bene ragazzi, vi devo parlare di Isaksen, vi devo parlare di lui, vi devo parlare del mercato che secondo qualcuno non funziona. Il mercato fatto dal Milan non funziona. Ottimo spunto di riflessione, adesso ne parliamo insieme. Prima di andare avanti, lo ripeto ragazzi, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Ci mettete un secondo raga a lasciare like e iscrivervi al canale. Dai, non lasciate qua da solo in mezzo alla foresta al buio il vostro amico Lolo. Iscrivetevi, non vi costa assolutamente nulla. E volevo raccontarvi una cosa ma ve la racconto dopo. E basta, tutto qua quello che vi volevo dire. Andiamo in sigla e iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla. Oh, quello che vi volevo dire prima è che mi sta frullando in testa. Mi stanno frullando in testa un po' da qualche giorno. Mi stanno frullando in testa un po' di idee da fare su questo canale. Mi piacerebbe portare questo canale ad uno step successivo. Così. Poi vedrete. Diciamo che mi piacerebbe che la nostra famiglia di Lolli Milanisti Official, tutti i miei fratelli e le mie sorelle di questo canale, andassero in una dimensione diversa. Mi piacerebbe far fare un grandissimo salto in avanti a questo canale. Poi un giorno, quando poi diventerà effettiva questa cosa, vi racconterò tutto e secondo me, raga, vi piacerà un sacco. Facciamo una cosa che non ha mai fatto nessuno su YouTube. Alziamo completamente il livello di questo canale. Poi, allora, veniamo a quelle che sono le notizie. La prima notizia di calciomercato. So già, Lollo perché parla di calciomercato in un momento molto particolare come quello che domani gioca contro la Juve. Però ragazzi, come sempre, ripeto, magari una notizia che a qualcuno non interessa, magari ad altri li interessa veramente. Quindi tutto vero. Il Milan vuole Isaac Gustav. In vista del mercato di gennaio, il Milan sta puntando forte per l'esterno del Maitland, Gustav Isaksen, e lo sta facendo seguire dai suoi scout. Probabile offerta a gennaio. L'esterno destro d'attacco potrebbe essere un rinforzo in virtù dei problemi che stanno affliggendo sia Walter Junior Messias che appunto Alexis Saelemaekers. A oggi nella gara, ieri nella gara di Europa League, bla 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 bla. Sono andato a vedermi qualche video su questo giocatore, devo dire. Un giocatore molto interessante. Quando ne ho parlato l'altro giorno, sotto a un video, qualcuno mi ha detto: Lolo, ma io sono stufo di andare a prendere questi giocatori. Io voglio prendere qualche giocatore fatto e finito. Raga, se vai a prendere un giocatore fatto e finito costa 100 milioni, costa 70 milioni o 60. Noi, sti piccioli, non li abbiamo. Raga, noi li abbiamo, noi seguiamo una politica societaria completamente diversa. Noi non andiamo a prendere gli Haaland, non andiamo a prendere i giocatori in Nkunku da 75-85 milioni che l'ha pagato già. Quei giocatori lì, raga, non li prendiamo. Noi andiamo a prendere il nuovo Nkunku, andiamo a prendere il nuovo Haaland, andiamo a prendere Gustav Isaksen, che in questo momento magari costa 15 milioni di euro, 20 milioni e può diventare il nuovo esterno. Potrebbe diventare, perché poi le varianti in campo sono tantissime. Potrebbe diventare un fortissimo nuovo esterno. Veniamo, e con questa poi, perché poi mi ero segnato anche delle parole di Capello e delle parole di Pioli. Vabbè, andate a vedere, ho appena finito conferenza di stampa con il mister. Ma vi volevo portare su un punto. In tanti, negli ultimi giorni, dove è scattata un po' il pessimismo cronico dei famosi di tanti milanisti, dove è scattato questo famoso pessimismo cronico, mi avete detto una cosa che viene riportata anche questa mattina dai media.
Ed era questa la considerazione. Lollo, adesso vuoi ammettere che il mercato del Milan è stato un mercato completamente sbagliato? Ora, io non sono d'accordo su questa cosa, ragazzi, perché, come sempre nella vita, le conclusioni vanno tratte alla fine. Non è adesso che noi dobbiamo dire se il mercato del Milan è sbagliato. Poi a fine anno, quando avremo di fronte una stagione intera dove i nuovi giocatori che sono arrivati saranno stati inseriti e avranno avuto modo di dimostrare quanto valgono, perché se qualcuno oggi mi tratta Yassin Adli come un flop, io mi incazzo. Scusate la parola. Io mi incazzo, perché non puoi dirmi che è un flop, perché non l'hai mai visto. Non l'hai mai visto. Quindi Yassin Adli oggi mi devi dire: Lollo, come consideri Yassin Adli? Non lo considero. Io Yassin Adli oggi non lo considero, perché non ho avuto modo di vederlo in campo giocando una partita intera, se non nelle amichevoli dove è brillato come una stella. Quindi io non lo so. Non lo so. Ovviamente, raga, il mister conosce i propri giocatori, quindi se non lo sta facendo giocare è perché probabilmente deve ancora inquadrarlo a livello tecnico-tattico. Non lo so, lo presumo io, perché il mister non è stupido. Cioè, se ha Maradona in panchina, Maradona lo fa giocare, non è che Maradona non lo fa giocare. Quindi, al di là di questo, la mia incazzatura è quando qualcuno mi boccia Yassin Adli. Non devi bocciarlo. Yassin Adli mi devi dire: non lo so. Non lo so, perché non l'ho mai provato, non l'ho mai visto in campo, quindi non lo so. Se poi gioca e fa schifo, siete liberissimi di bocciarlo oppure no. Se c'è una possibile spina nel fianco del Milan attuale, questa è rappresentata dal mercato estivo, scrivono i media questa mattina. Non tanto per quello che non sta offrendo Shard Keterar e con lui Serginho Dest, quanto piuttosto per come si abbiano notizie rarefatte su altri giocatori che si sono presentati per la prima volta a Milanello quest'anno. Il caso forse più clamoroso è quello di Yassin Adli, già acquistato nell'estate 2001 e poi lasciato un anno in prestito al Bordeaux. Nel ciclo delle amichevoli è diventato spesso protagonista e stella del Milan, quello che vi dicevo prima, in attesa che la società chiudesse la lunga trattativa con il belga, con prove convincenti e parole di elogio. Da quando si è cominciato a fare sul serio, cioè quando inizia il campionato, il 22enne francese è praticamente scomparso. Per lui 3 discese in campo come riserva contro Bologna, Sassuolo e Napoli, per un totale di circa un'ora di impiego. Peggio di lui è andata Aster Vranks, vabbè ragazzi, Vranks però è arrivato all'ultimo, Malik Thiaw ancora meno. Per tutti e 3 l'unica prospettiva di gloria è rappresentata dal campionato, visto che sono stati esclusi appunto dalla lista UEFA, ma oramai mancano poche partite di Champions. Ma neanche le precarie condizioni oderne del gruppo sono stati in grado di aprire a loro una porta d'ingresso nella titolarità, almeno finora. Quindi ragazzi, questo è quello che scrivono i media. Io ve l'ho appena detto. Cioè ragazzi, io oggi dichiarare il mercato del Milan sbagliato, io non me la sento. Poi se qualcuno di voi, come dico sempre, io posso essere non d'accordo con quello che dite, ma ciò non toglie che siete liberissimi di esprimere la vostra opinione, e lo ripeto, lo dico sempre, io mi batterò fino all'ultimo giorno della mia vita per far sì che tutti siano liberi di esprimere la propria opinione, anche se io non ne sono d'accordo. Quindi, per quanto riguarda il mercato, la mia opinione è quella di aspettare fine anno, e mi incazzo se sento qualcuno dirmi che Yassin Adli è un pacco, perché Yassin Adli non è un pacco, è uno che non hai ancora visto giocare. Sono alterato un po' troppo in questo video oggi, ragazzi. Vabbè, vi saluto, vi ringrazio, come sempre è stato un piacere. Ciao Kashavit, ci vediamo domani nel video post partita, perché ovviamente domani giochiamo alle 18, quindi giocando alle 18 il video non lo faccio perché sono lì a casa Milan, appunto perché giochiamo alle 18. E quindi niente ragazzi, dita incrociate, ci vediamo domani per il video post partita. Speriamo che domani vada bene, ti prego Sanculino, fai sì che vada bene. Un saluto a tutti, ciao Kashavit, forza Milan, e vada via il Inter. Ciao ragazzi, ciao!